Il Parco Naturale della Palude di Onara si trova in comune di Tombolo, in provincia di Padova, nella frazione di Onara, con ingresso in via Asilo. Dal 1994 la zona ha una tutela paesaggistica di interesse regionale. La Palude di Onara è un'area naturale protetta di circa 30 ettari e di interesse naturalistico. All'ingresso, dopo un breve viale alberato di cipressi, troviamo un'area attrezzata per il ristoro e il relax con parcheggio. Subito dopo, in mezzo a un vasto prato verde, emerge l'antica chiesetta dedicata a Santa Margherita, risalente al XII secolo, con lacerti di affreschi medievali al suo interno. Fu restaurata nel 1535 e successivamente riparata e ampliata nell'abside nel 1828 e 1927. La piccola chiesa rappresenta quanto rimane dell'antico castello degli Ezzelini, feudatari del luogo e del castello di Romano, distrutto nel 1198 dai Padovani in guerra contro i Vicentini ed il loro alleato Ezzelino II, detto il Monaco. Dopo la distruzione del castello, Onara continuò ad essere un centro importante, ancora per qualche decennio, ma in concomitanza con l'edificazione della fortificata vicina cittadella, ad opera del comune di Padova, furono utilizzate anche le pietre rimaste del castello degli Ezzelini e dal 1236 fu trasferita a cittadella pure l'antica fiera di Onara. Superata la radura, in mezzo alla quale si trova la chiesetta, e dopo un lieve declivio si entra nel percorso naturalistico, attrezzato con passerelle e punti di avvistamento, da cui si possono vedere da vicino le varie specie vegetali e l'eventuale fauna. La presenza di risorgive ha garantito la sopravvivenza della Palude di Onara come zona umida fino ai nostri giorni, anche se ridotta in consistenza sia per l'azione antropica sia per l'abbassamento delle falde freatiche alimentate dal vicino fiume Brenta. Nell'antichità, ai bordi della Palude di Onara si trovava un'antica foresta caratterizzata dalla farnia, dal carpine bianco, dall'olmo, il frassino e lontano nero. Oggi nell'area si possono trovare poche specie tipiche dell'ambiente delle risorgive. In compenso si possono osservare specie erbacee tipiche della vicina regione alpina. In prossimità delle polle d'acqua più depresse e delle zone torbose c'è la presenza di una vegetazione a canneto. Tra le piante ad alto fusto si riscontra ancora qualche esemplare di ontano nero o onaro, nella dizione veneta, da cui il toponimo Onara, il salice bianco, alcune piante di olmo e numerosi pioppi. Si nota poi un sottobosco arbustivo con una forte presenza di rovi e nei luoghi più elevati è diffusa la robinia. Il percorso prosegue lungo il fiume Tergola fino al suggestivo antico mulino del Coppo, situato nella parte meridionale dell'area protetta.